Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati qui sul mio canale I Tarocchi di Roberto. Andiamo ad estrarre subito due carte dal mazzetto che vedete qui di fronte e andiamo a formare i due gruppi di questo interattivo dal titolo argomento "Qualcosa lo tormenta ma presto si presenta". Mescoliamo subito il mazzetto, andiamo ad estrarre la prima carta, che è quella delle anime gemelle. Fantastica! Quindi primo gruppo, prima carta, anime gemelle. Seconda carta, la carta della luminosità, della luce. Gruppo 1, carta 1, anime gemelle. Gruppo 2, carta 2, la luce. Andiamo a contrassegnarle con la farfalla blu per la prima carta e la farfalla gialla per la seconda carta. Ok, le posizioniamo bene così che possiate appunto vederle bene. Quindi gruppo 1 farfalla blu, gruppo 2 farfalla gialla. Fate la vostra scelta. Il mio personale consiglio è quello di ascoltare solo un gruppo se avete una persona specifica nel cuore o nella mente. Se invece avete due persone, quindi due situazioni, insomma, per la quale volete appunto interrogare le carte, potete ascoltare entrambi i gruppi. Vi lascio ancora qualche secondo per effettuare la scelta. Iniziamo subito dal gruppo 1, carta delle anime gemelle, farfalla blu. Andiamo. Rieccoci qui, carta numero 1, gruppo 1, anime gemelle, farfalla blu. Andiamo a formare subito il vostro mega mazzetto di questo interattivo dal titolo "Qualcosa lo tormenta, ma presto si presenta". È un interattivo ovviamente rivolto a tutte le tipologie di rapporto interpersonale, al di là che siate in stand-by in questo momento con questa persona o meno, cioè nel senso che la state ancora frequentando. Andiamo subito ad estrarre 4 carte, ecco già subito, oggi vogliono parlare le carte, come sempre nei miei interattivi. Andiamo a vedere. Allora, 4 carte da questo mazzettino blu. Allora, quindi 4 carte da qui, 7 carte dei tarocchi da questo mazzetto. Allora, prima carta, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi 7 sibille da questo mazzetto. Prendiamole tutte e due. Oh là là. 4, 5, 6 e 7. Ok, e poi andremo ad estrarre anche i segni zodiacali che potrebbero essere coinvolti in questa faccenda e anche delle carte emozionali per inquadrare appunto il lato emozionale di questa persona, quindi il lato sentimentale di questa persona. Allora, iniziamo subito l'interpretazione del mega mazzetto per il gruppo 1. Per qui abbiamo un po' di sospiri, quindi c'è dell'ansia nell'aria, ci sono dei forti dubbi, delle forti perplessità, un po' da accostare al 2 di spade questa carta. Quindi si parte appunto da dei dubbi, delle perplessità. E le carte ci indicano appunto che questa persona probabilmente sta vivendo un periodo di grande confusione e soprattutto di perplessità, che può essere o in merito al vostro rapporto oppure per situazioni sue personali, ma tra poco andiamo a capire di più.
Allora, il pensarvi, lo fa stare bene, su questo non ci sono dubbi, c'è una carta chiarissima che è quella della consolazione, quindi il fatto che comunque questa persona vi senta, vi veda, vi frequenti, ecco, il pensare a voi lo rende felice, al di là comunque di ostacoli più o meno importanti che state vivendo in questo momento. Allora, c'è una sorta di esclusività, a prescindere che siate in un rapporto extra o meno, quindi ci siete voi nella mente di questa persona, anche se non sta vivendo, ripeto, un momento facile. Però, qui il desiderio di rivedervi c'è. Abbiamo la carta dell'incontro, guardate, io ve la faccio vedere e ve la devo far vedere, guardate. L'incontro sulla carta della persona che ama, quindi l'amante, la figura maschile che ama, ok? Interpretiamo questa carta a 360 gradi. Amante non vuol dire soltanto l'amante nei rapporti extra, potrebbe indicarlo, ma potrebbe anche indicare, a prescindere, l'uomo che vuole bene, l'uomo che ama. Quindi qui ci sono comunque dei sentimenti, ma anche dei tormenti che possono essere o riferiti magari a un malanno di un familiare piuttosto che di una parente, eccetera, oppure di un proprio malessere. Cioè il fatto che questa persona magari potrebbe pensare più del dovuto, potrebbe utilizzare molta razionalità e questo lo frena con voi di conseguenza. Se siete dei maschietti e state guardando il video, potete girare l'interattivo. Io parlo al maschile per praticità, ok? Quindi qui abbiamo una persona chiaramente tormentata, ci sono tante perplessità, non solo una, ma per due motivazioni. O perché questa persona appunto applica più razionalità del dovuto e quindi è un iperlogico e lo fa stare male questa situazione perché lo sa di essere così, quindi è consapevole di esserlo, oppure perché ci sono delle dinamiche malate o all'interno del vostro rapporto, oppure semplicemente un qualcosa lo ha fatto stare male durante una vostra conversazione o comunque durante un incontro con voi, ci può stare. Oppure ancora, magari questa persona, diciamo, è preoccupata circa situazioni di salute, tra virgolette, passatemi il termine, perché noi cartomanti non possiamo parlare sulla salute, e questo ci tengo sempre a dirlo, ma probabilmente per una situazione malata, tra virgolette, che può essere o di salute o di lavoro, perché no, magari sta vivendo questa fase così tormentata. Andiamo avanti. C'è anche l'attrazione, io vi voglio fare vedere questa carta che è bellissima, quindi l'intimità tra voi due, molto molto bella, anche se non c'è stata, mi rivolgo appunto a coloro che ancora aspettano di vivere un'intimità con questa persona, vedo che lui sogna proprio di avere questa vicinanza, questo contatto, questo incontro e perché no, anche per tutte le amiche o gli amici che stanno vivendo ancora un rapporto tra virgolette virtuale, quindi magari avete conosciuto questa persona sul web e ancora non l'avete incontrata, però questa persona l'intenzione ce l'avrebbe. Infatti abbiamo carta di incontro su carta appunto di amante uomo e c'è una sorta di esclusività. Ok? A prescindere che sia un rapporto extra o meno, ok? Quindi c'è una sorta di pensiero unico, cioè il fatto che pensa solo a voi che state guardando il video, quindi qui non ci sono terze persone di mezzo. Ovviamente se state vivendo un rapporto extra, le terze persone ci sono, ma io parlo di persone al di là del rapporto extra stesso. Non so se diciamo ho reso l'idea, ma penso di sì, mi avete capito. Allora, andiamo avanti. Abbiamo il 4 di coppe, una carta di stabilità, il 3 di denari, quindi di progetto. Qui ci sono dei progetti importanti. Il cavaliere di bastoni,
Cavaliere di bastoni è una carta propositiva che ambisce a raggiungere l'obiettivo, quindi corre, avanza verso un'altra persona, non sta passivo. Il 7 di denari, fantastica questa carta, ci parla anche di costruzione, di abbondanza, raccogliere i frutti, quindi vorrebbe raccogliere i frutti questa persona nei vostri confronti, cioè raggiungere determinati obiettivi. Il 10 di coppe, no, vabbè, non ci posso credere, cioè fantastica l'accoppiata. La luna, ecco da dove derivano i tormenti, la vorrei avvicinare qui questa carta perché si accosta perfettamente a quella dei sospiri, e la carta del 7 di bastoni, quindi l'obiettivo da raggiungere. Allora, io vorrei farvi vedere meglio queste carte. Ma qui la lettura è chiara perché, allora, per una parte di voi potrebbero esserci appunto dei magari sogni, quindi questa persona appunto vi pensa, c'è della telepatia, la luna rappresenta proprio la chiaroveggenza, cioè il sentire un'altra persona a distanza oppure il sognarla in maniera diciamo anche importante, oppure potrebbe indicare semplicemente i sogni che vuole raggiungere questa persona grazie all'energia del 7 di bastoni e il cavaliere di bastoni, che portando il seme di fuoco va dritto proprio all'obiettivo. La costruzione c'è perché abbiamo il 3 di denari che ci parla appunto di costruire insieme al 7 di denari un qualcosa di positivo, quindi il desiderio di questa persona, al di là della situazione che attualmente state vivendo, più o meno, diciamo, libera o difficoltosa, devo dire che i principi, i desideri, gli obiettivi sono comunque di vicinanza, di costruzione, di venire verso di voi, ok? C'è ancora qualche piccolo dubbio che o probabilmente questa persona non ha capito i vostri obiettivi per alcuni di voi, per altri potrebbero essere dei tormenti, abbiamo già visto, magari di lavoro piuttosto che di famiglia di origine o attuale di questa persona, oppure ancora semplicemente magari è un periodo di confusione e quindi vorrebbe vederci in maniera più chiara in merito alla vostra conoscenza, al vostro rapporto. Ad esempio, avete conosciuto da poco questa persona, ancora non vi conoscete bene, quindi magari è necessario approfondire ancora più, poi in base alla situazione che state vivendo. L'attrazione c'è, carta della stanza, col 10 di coppe il trasporto emotivo c'è, quindi possiamo dire comunque che al di là di questi dubbi c'è un trasporto, c'è un legame, c'è un filo sia emozionale che passionale nei vostri confronti. E infatti abbiamo la carta dei soldi, quindi qui ci sono questioni lavorative per alcuni di voi, oppure per altri a livello finanziario che potrebbero preoccupare questa persona. Potete anche girarlo, magari siete voi che avete problemi finanziari o un, diciamo, pensiero dei cavilli a livello economico, finanziario, lavorativo, questa persona l'ha percepito e quindi vede voi magari un po' anche tormentati e di conseguenza si tormenta pure lui. Non so se mi sono saputo spiegare, ma penso di sì, mi avete capito. Allora, andiamo avanti. Ecco, infatti, c'è un qualcosa legato ai soldi. Attenzione, soldi e trasloco. Sì, 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 qua c'è qualcosa legato o a un acquisto, magari di una casa, oppure di un appartamento, un trasloco, oppure riguarda un fattore economico o lavorativo. Sì, sì, però guardate qui, abbiamo la carta dell'elevazione, cioè questa persona comunque quando vi vede, vi sente, entra in contatto proprio con voi, percepisce proprio la sensazione di toccare il cielo con un dito. Questa carta ci indica proprio questo. È vero, è tormentato ancora, però abbiamo anche
visto che ci sono appunto dei sentimenti col 10 di coppe, anche la carta appunto dell'amante uomo, abbiamo visto quella della stanza, quindi questa intimità che sente anche a distanza con voi. E quindi il quadro è chiaro per voi, gruppo 1, farfalla blu, anime gemelle. Andiamo a vedere anche a livello emozionale. Prendiamo qualche carta dal mazzetto proprio emozionale. Voglio capire di più di questa persona verso di voi a livello emotivo. Allora, estraiamo questa carta. Ecco qui. Si è scoraggiata questa persona, probabilmente o per un incontro che avete avuto, magari che non sarà andato benissimo, questa persona si è messa un po' in difensiva, ecco, potrebbe anche indicare questo, o durante una vostra conversazione, oppure per problemi suoi, Si sta scoraggiando, si sta facendo prendere dall'ansia, dallo sconforto, Vediamo, andiamo avanti. E per tanti di voi questa persona dovrebbe sbloccare delle situazioni anche economiche o lavorative che in questo momento, diciamo, lo limitano. Allora, andiamo ad estrarre un'altra carta, che è quella dell'amore. E beh, ma è chiaro, qui il sentimento già era venuto fuori e in effetti le carte ci stanno sottolineando che questa intimità, guardate qui, l'amore è romantico tra l'altro, l'intimità, la passionalità, l'incontro, l'impegno, c'è proprio voglia. Quindi se finora questa persona per alcuni di voi è stata altalenante, incoerente, ecco qui al di là del suo atteggiamento, della sua mancata espressione nei vostri confronti, qui c'è radicato un fortissimo sentimento e anche una certa passionalità che non guasta. Ricordiamo che il rapporto è fatto comunque di amore, ma anche di passione, di intimità. Ecco, questo è il grande segreto della coppia, quindi raggiungere quell'equilibrio, e dentro questa persona esiste nei vostri confronti, cioè non ha mai provato con altre persone ciò che ha provato o sta provando per voi, ok? O con voi. La cosa importante è superare, guardate qui, questi dubbi, queste perplessità dettate appunto dalla carta della luna, da quella dei sospiri e da quella dell'ammalato, che abbiamo visto potrebbero essere o situazioni legate a voi, a seguito di un incontro magari non andato bene, di una discussione che avete affrontato insieme, quindi magari dei diverbi, eccetera, eccetera, o delle diversità di pensiero che hanno portato a uno scontro. Ecco, oppure potrebbero riguardare situazioni sue, o di lavoro, ricordate la carta dei soldi di prima, oppure a livello finanziario, oppure deve sbloccare, se stiamo parlando di un rapporto extra, delle dinamiche economiche con figli, ex moglie, eccetera, eccetera. Al di là di tutto questo abbiamo qui principale la carta dell'amore. Ve la voglio fare rivedere perché è fantastica anche nei colori questa carta, assolutamente. Andiamo a vedere i segni che potrebbero essere coinvolti in tutta questa vicenda. Allora, estraiamo i segni. Abbiamo l'Ariete in prima battuta, primo segno dello zodiaco, ma prima carta uscita. Il Cancro, i Gemelli, la Bilancia, ne prendiamo un'altra, e i Pesci. Possono essere sia i segni che l'ascendente, ok? O di entrambi o
comunque di uno dei due. Per tutti gli altri ovviamente estendiamo l'interpretazione delle carte sempre a tutti i segni zodiacali, che abbraccio tutti. Io vi mando un caro saluto, ci vediamo al prossimo interattivo, non mancate, mi raccomando, in basso a destra la prenotazione dei consulti privati e adesso passiamo al gruppo numero 2, farfalla gialla, carta della luce. Andiamo! Rieccoci qui, carta 2 della luce, della luminosità, gruppo 2 farfalla gialla. Andiamo subito a formare il vostro mega mazzetto di questo interattivo dal titolo Qualcosa lo tormenta, ma presto si presenta. Vi ricordo che sono degli interattivi generali, quindi rivolti a tutte le tipologie di rapporto interpersonale, al di là della situazione che state vivendo in questo momento, quindi a prescindere che siate in stand-by o meno con questa persona. Allora, andiamo ad estrarre 4 carte da questo mazzettino blu. Allora, andiamo, ok, 4 carte, poi 7 tarocchi da quest'altro mazzetto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi 7 sibille, cinque, 6 e 7. E poi andremo ad estrarre i segni zodiacali che potrebbero essere coinvolti in questa vicenda e anche alcune carte emozionali che ci parleranno proprio del cuore di questa persona nei vostri confronti. Allora, iniziamo subito l'interpretazione per il gruppo 2. No, vabbè, già iniziamo alla grande e guardate qua. Cosa prova questa persona? Si commenta da sola. Abbiamo la Sibilla dell'amore. Tra l'altro, la prima carta che dà il via è quella principale, è una delle principali carte. Mettiamola qui, mi piace. Beh, sicuramente questa persona nutre un forte trasporto emozionale e ha anche nostalgia di voi. Mi rivolgo soprattutto a coloro che vivono un momento di stand-by o di pausa con questa persona, quindi ha nostalgia di voi. Semplicemente per tutti gli altri, magari quando non riuscite a vedervi o a sentirvi, c'è una nostalgia grandissima. Per una piccola fetta di voi, questa è una cosa molto dettagliata, le carte potrebbero indicarci anche nostalgia verso un ex, che potrebbe essere o da parte vostra o da parte di questa persona. Ovviamente non è per tutti, ma chi mi conosce sa già che mi piace interpretare gli interattivi proprio per tutti, a 360 gradi, poi ognuno vive la propria situazione. Sì, questa persona comunque sta benissimo con voi, al di là di tutto, c'è un sentimento importante, la fedeltà. E che è successo qui? Bellissime carte, veramente. Abbiamo la carta dei soldini e la carta del letterato sulla nemica, che ora andiamo ad interpretare. Allora, la carta dei denari può indicarci comunque o il fatto che magari vi lega un discorso economico, finanziario oppure lavorativo. Questo per alcuni di voi. Per altri potrebbe indicare un pensiero a livello finanziario. Questa carta dei denari è uscita anche nel gruppo 1. A questo punto vi invito a guardarlo dopo la fine di questa stesa, quindi prima ascoltate questa con attenzione, perché le carte fino all'ultima che estraggo
ci possono dare delle informazioni estremamente importanti. Quindi ascoltiamo bene diciamo la lettura e poi al termine potete tornare al gruppo 1 per ascoltarlo, perché qui ci parlano di discorsi finanziari. Quindi anche nel gruppo 1 potrebbero esserci dei messaggi proprio anche per voi, gruppo 2, perché si sposano, in effetti i due gruppi in questo video si stanno sposando alla perfezione, anche se ci sono dei dettagli diversi. Perché? Allora, innanzitutto c'è una sorta di esclusività similmente al gruppo 1, perché qui abbiamo la carta della fedeltà. A prescindere che siate in un rapporto extra o meno, questa persona vuole voi, ama voi e vuole stare solo con voi, al di là di tutto. Ma ci sono delle situazioni ancora economiche, finanziarie, che possono essere legate a figli, a rapporti extra, oppure ancora a uno stress lavorativo o all'acquisto di una casa o magari, perché no, vorrebbe formare con voi un nucleo familiare, questa persona sta pensando a come gestire l'aspetto economico, personale e quant'altro, no? Per realizzare questo sogno con voi, eccetera, eccetera. Quindi c'è sicuramente qui un'impronta a livello finanziario. Potete girare ovviamente l'interattivo, potrebbe riguardare anche voi questo discorso, perché no? Ma qui quello che le carte ci aggiungono in dettaglio rispetto al gruppo 1 è la nemica. Quindi qui c'è un'intrusa, una figura femminile, o da parte vostra o da parte di questa persona. Potrebbe riguardare un discorso extra, quindi di rapporto extra, oppure semplicemente una donna, quindi una figura femminile di contrasto tra di voi. Può essere associata a voi, può essere associata a questa persona, ad esempio, voi accanto avete un'amica con la quale vi siete appunto confidate e magari questa persona in realtà fa buon viso e cattivo gioco, oppure vi consiglia male. Potrebbe essere un'amica di questa persona o una mamma, una zia, una parente. Ecco, cercate un po' voi anche di decifrare il messaggio delle carte, essendo un collettivo. Andiamo avanti. Sì, qui ci sono dei sensi di colpa molto forti di questa persona nei vostri confronti. Sì, 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 sì. Dei sensi di colpa. Qui sarà successo qualcosa per tanti di voi. Però, guardate, vi vede come la donna ideale o la persona ideale al suo fianco, eh? Cioè, per questa persona siete complete a 360 gradi, vi vede proprio come il massimo a cui possa aspirare. Infatti c'è il carro che rappresenta l'andare avanti, l'azione, ed essendo un arcano maggiore ha una rilevanza estrema nella lettura delle carte o dei tarocchi a 360 gradi, proprio perché qui il principio di fare un'azione ce l'avrebbe al di là di questi dubbi, di questo tormento. C'è un senso di colpa, ciò che lo tormenta è un senso di colpa nei vostri confronti, oppure un senso di colpa legato a una figura femminile. Potrebbe essere l'uno, l'altro o entrambe le cose. Il 6 di coppe. È una carta meravigliosa perché ci dice che questa persona la prima volta che vi ha viste ha sentito qualcosa dentro, ha sentito proprio le farfalle. Le farfalle, ecco qui, abbiamo contrassegnato in questo video i mazzetti con le farfalle e in effetti ha sentito le farfalle nello stomaco, quindi come se in realtà, ecco il classico colpo di fulmine, vi ha riconosciute, ecco, la prima volta che vi ha viste. Andiamo avanti, il 9 di bastoni, ci sono dei rallentamenti in effetti qui e la donna di bastoni, questa siete voi, se siete delle femminucce state guardando l'interattivo, sulla carta del cambiamento. Qua bisogna fare piazza pulita, bisogna cambiare qualcosa o situazione o da parte vostra o da parte di questa persona. Si sta aspettando una scelta che qualora la facesse la persona che dovrebbe farla, se la facesse si aprirebbe un campo di fiori
pazzesco, cioè si respirerebbe un'aria molto più serena, molto più tranquilla in merito al rapporto con voi. Quindi qua sicuramente bisogna fare una scelta, c'è una deliberazione che comporterebbe un grande salto di qualità, una grande metamorfosi tra voi due. E questa persona è consapevole di ciò che voi volete da questo rapporto, o da lui, perché la regina di bastoni ci parla comunque di una grande forza, di un'energia femminile tosta, che sa ciò che vuole, e questa persona l'ha capito bene cosa vogliate. Allora, proseguiamo con altre carte. Beh, la casa, che vi dicevo, poc'anzi vi nominavo la casa, c'è una location di mezzo. Potrebbe essere appunto l'obiettivo di andare a vivere insieme, oppure che vivete insieme a questa persona, oppure ancora anche la location, magari dove vi siete finora incontrati, potrebbe essere anche un ufficio se lavorate insieme e quant'altro. La riuscita, vuole fare centro questa persona con voi, al di là dei suoi tormenti e dei suoi dubbi su questo rapporto, però c'è questa nemica di mezzo. Fatemi sapere in basso ai commenti, perché qui c'è una donna di mezzo, una figura femminile contrastante, oppure dei retaggi legati a questa figura femminile, quindi un ex ad esempio per intenderci, oppure ancora dei sensi di colpa nei vostri confronti, molto forti tra l'altro. C'è la carta delle notizie, la carta del conflitto, era venuta fuori un'altra, quella della passione. Sì, qui c'è un trasporto importante, sicuramente le carte ci parlano anche di notizie, di novità, quindi se in questo momento mi rivolgo a coloro che stanno vivendo un momento di stand-by con questa persona, qui comunque delle notizie ci sono, l'abbiamo visto, è proprio spinto dall'amore, dal sentimento, arriva superando i conflitti, quindi qui c'è una riuscita e non riesce a stare proprio staccato da voi questa persona. Abbiamo anche la carta della passione. Quindi qui arrivano notizie, oppure per gli altri semplicemente un continuare a frequentarsi, a sentirsi, a vedersi. Potremmo metterci anche, includerci coloro che stanno vivendo un rapporto virtuale a distanza, perché la carta delle notizie potrebbero proprio indicarci insieme alla carta del carro, insieme potrebbero indicarci proprio la distanza fisica per motivi di lavoro, per motivi di famiglia, nazionale o internazionale, ok? Quindi una distanza che può essere più o meno grande tra voi due. E per tutti gli altri possiamo dire comunque che qui c'è un obiettivo, una riuscita, un obiettivo solido. La casa rappresenta lo star bene insieme, formare un nucleo, al di là di tutto. Ricordiamoci però che le carte ci stanno segnalando un tormento, una perplessità nel cuore di questa persona in riferimento a una figura femminile, oppure a un rimorso o a un rimpianto o senso di colpa nei vostri confronti. Andiamo a vedere con le carte emozionali come si trova lui o lei nei vostri confronti in questo momento. Allora, estraiamo una carta emozionale, la trappola, ecco la prigione. Questa persona si sente intrappolata da qualcosa, o da qualcuno, perché no? Magari potrebbe essere legata a questa nemica? Fatemi sapere, in basso, perché qui c'è una situazione proprio di blocco, cioè questa persona dentro il cuore c'ha questi pensieri così belli, questa emotività così bella, questa passione così bella e anche degli obiettivi che vuole raggiungere con voi, ce la vuole fare a raggiungerli, ma ancora è bloccato da qualcosa o da qualcuno. Andiamo ad estrarre un'altra carta emozionale.
No, vabbè, di nuovo la carta dell'amore, similmente al gruppo 1. Andate ad ascoltare al termine di questa stesa anche il gruppo 1, perché ci sono sicuramente dei messaggi qui che anche il gruppo 1 vuole darvi, eh? Assolutamente, farfallina gialla, qui c'è qualcosa che vi lega. Ecco, in questo video i due gruppi si legano perché abbiamo la carta dell'amore, quindi anche qui viene sottolineato questo bel, proprio l'abbracciarsi, lo stare insieme, la passione, l'intimità, c'è proprio ecco, un equilibrio tra amore e passione, e non è da tutti provare sia amore ma anche passione. È un qualcosa che accade, può accadere, ma è una cosa anche rara, speciale, unica. E la carta della fedeltà ce lo confermava prima, quindi c'è una sorta di esclusività nel cuore e nella mente di questa persona. Ci siete voi, punto. Ok? A prescindere che siate in un rapporto extra. Vorrei vedere i segni che potrebbero essere coinvolti in tutta questa faccenda. Allora, oh là là, sistemiamo la videocamera. Allora, andiamo a vedere i segni che potrebbero essere coinvolti per il gruppo 2, farfalla gialla, carta della luce. Il leone, i pesci, il toro, l'acquario e la Vergine. Ovviamente segno o ascendente. E per tutti gli altri la lettura ovviamente è valida per tutti, diciamo, i segni zodiacali, quindi potete prendere questa interpretazione anche appunto la possiamo estendere a tutti i segni zodiacali, questo lo sappiamo già, i segni che potrebbero essere coinvolti sono appunto quelli estratti, segni o ascendente, che può essere o il vostro o quello dell'altra persona o di entrambi. E io vi mando un abbraccio grandissimo, vi aspetto tutti al mio prossimo video con carte pazzesche e anche argomenti veramente, veramente curiosi, e vi mando veramente un bacione. Vi ricordo, per i consulti personali in basso al numero indicato, potete prenotarli da lì inviando un SMS col vostro nome e la richiesta info, e vi risponderò con tutti gli step di accesso. Andate ad ascoltare subito il gruppo 1, vi mando un bacione grande e Roberto sempre qui con voi. A presto!